Ciao amici del bosco, in questo video impariamo le 3 cose fondamentali per coltivare i finocchi. Primo consiglio, prenditi cura del suolo. La lavorazione della terra è fondamentale anche per i finocchi. Hanno bisogno di un terreno soffice, drenante, quindi la dobbiamo un po' ammorbidire la terra, a meno che non siamo già riusciti a rigenerare il nostro suolo e ad averlo quindi già pronto. Io ho utilizzato la Grelinette, che è il mio strumento di fiducia per arrivare a decompattare un po' più in profondità, e poi ho creato semplicemente questi solchettini laterali che servono anche un po' per difenderci dalle erbe spontanee e per drenare meglio, aiutare bene il drenaggio dell'aiuola. Questo lavoro che sto portando avanti da un po' di tempo, di utilizzare la Grelinette soltanto per smuovere e far respirare la terra e aggiungere poi materia organica ben decomposta, sta facendo migliorare il mio suolo. Vedo di stagione in stagione che la terra sta meglio. Andiamo a preparare il compost da distribuire sulla terra. Questo è il compost che ho fatto con i residui vegetali e magari c'è un po' di letame maturato. Ora ci metto proprio il letame di cavallo, faccio lo stesso mix che avevo fatto per i cavoli, ci metto un po' di microorganismi e distribuiamo sulla terra. I finocchi non sono dei grandissimi consumatori, però io vado a nutrire la terra soprattutto, perché quello che voglio è creare proprio un suolo bello che poi coltura dopo coltura aiuti a crescere tutti i finocchi, ma anche quelli che verranno dopo. Questa roba è strapiena di vita. La condizione del suolo è essenziale per la coltivazione dei finocchi come per tutte le piante, quindi in realtà noi stiamo coltivando il suolo e di conseguenza poi avremo delle buone piante. È per questa ragione che ho aggiunto comunque del letame e del compost alla terra, anche se non ce n'era uno stretto bisogno, perché il finocchio non è un grande consumatore e prima del finocchio c'erano state le fave che avevano probabilmente lasciato già un po' di nutrimento, il suolo in buone condizioni, ma ho preferito comunque arricchire il suolo perché sto lavorando per avere un terreno migliore per tutte le coltivazioni. Una dritta, metti i finocchi dopo aver coltivato una leguminosa che avrà lasciato la giusta quantità di azoto, quindi fave, piselli, fagioli. Qui c'erano le fave. Prima di procedere con il trapianto dobbiamo sistemare l'impianto di irrigazione e qui veniamo al secondo consiglio essenziale. I finocchi hanno bisogno di acqua, soprattutto nelle prime fasi di crescita non dobbiamo fargliela mancare, altrimenti le stresseremo così tanto che potrebbero addirittura andare a fiore prematuramente. Per i finocchi l'acqua è essenziale, quindi dobbiamo per forza provvederci di un impianto di irrigazione, meglio se a goccia, per consentire alle piantine di avere sempre un giusto grado di umidità, perché poi se invece ci fossero dei ristagni idrici la pianta soffrirebbe comunque. Quindi attenzione al tipo di suolo che avete. Se è un suolo che tende a trattenere l'acqua, calibrate bene le irrigazioni. Consiglio ecologico: per fissare il tubo di irrigazione, se avete una canna di bambù usatela, perché potete fare questi cunei qua. Questo si toglie, questo si accorcia, qui infilo e qui blocco. E adesso la fase più delicata, i trapianti. I finocchi sono un po' rognosetti, infatti non è male, se possibile, seminarli direttamente a terra, perché al trapianto dobbiamo stare attenti a non danneggiarli. Allora, se li acquistiamo e si trovano all'interno di alvei, cerchiamo di premere, dopo aver naturalmente bagnato molto bene il terriccio, di premere per far uscire il più possibile, ecco, senza dover tirare da qua. Andiamola a mettere a terra. Sto lasciando tra un finocchio e l'altro 30 cm. L'operazione di trapianto è anche una buona occasione per affinare ulteriormente la terra dove vado a inserire la piantina. Ci metto anche un altro po' del mio terriccio che non guasta, avendo cura di lasciarlo il più possibile in superficie. Ok? Quindi creo lo spazio, inserisco la piantina e poi vado a mettergli la terra intorno premendo un po'. Ecco, facciamo questa operazione qua. Chiudo, lascio il grumolo, l'abbozzo di grumolo fuori e tutte le radici dentro.
poi rincalzeremo più avanti. Tra le file dei finocchi si dovrebbero lasciare almeno 50 cm, la nostra aiuola non ci permette 50 cm, ne metteremo 40, però anche in questo caso utilizziamo un elemento che è facile da maneggiare e che ci ricorda che dobbiamo mantenere la giusta distanza. Per estrarre si può fare anche capovolgendo, tenendo le piantine con le dita e spingendo in questo buchetto. L'importante è che non gli tirate la testa. Al momento del trapianto potete scegliere se lasciare tutte le foglie o togliere le punte. Io le lascio, ma è una scelta che faccio perché comunque la piantina deve continuare a fare fotosintesi e poi non vado a creare una ferita. Già l'evento è traumatico, non voglio aumentarlo. Questo è il grumolo, ovvero la parte che poi si ingrossa e che noi mangiamo del finocchio. Abbiamo messo i primi finocchi, i prossimi li metteremo tra una quindicina di giorni per due ragioni: una per avere un raccolto scalare, quindi avere dei finocchi che si matureranno un po' più avanti, ma anche per ridurre il rischio, perché in questi giorni fa ancora caldo, quindi i finocchi possono essere danneggiati dal calore e anche perché potrebbero essere attaccati dalle lumache o da altri parassiti, visto che mi succede spesso, e quindi andiamo a minimizzare il rischio e teniamo d'occhio la prima porzione. Ultima operazione importante è quella di annaffiare le piantine appena trapiantate, serve anche per far avvicinare meglio la terra intorno alla pianta. Poi per il resto l'irrigazione sarà garantita dal nostro impianto a goccia. Terzo consiglio per la coltivazione dei finocchi è pacciamare. La pacciamatura è importante per diverse ragioni, ma non va fatto subito. Adesso non pacciamerò i miei finocchi, aspetterò un po' di tempo perché prima di farlo vorrei dare una zappettatura di rincalzo quando le piantine saranno un po' cresciute. Più avanti invece la pacciamatura sarà una cosa fondamentale, sia per gestire appunto l'acqua, per gestire il caldo e più avanti anche per gestire il freddo. All'inizio si può decidere, come ho fatto io, di non mettere la pacciamatura. Questo per varie ragioni, una delle quali è avere un controllo sul suolo e controllare che non arrivino le limacce, le lumache che possono fare dei danni. A me è successo più volte. E poi anche perché è utile una zappettatura e una rincalzatura nelle prime fasi di crescita della pianta. Più avanti invece metterò una bella pacciamatura perché comunque aiuta a mantenere più fresca la pianta e le radici finché c'è caldo, ma anche, ed è molto importante, invece a mantenere una temperatura più stabile anche quando fa freddo, perché i finocchi sono molto sensibili sia agli eccessi di caldo che agli eccessi di freddo. Non avendo messo una pacciamatura per il problema del caldo è molto importante l'ombreggiamento. Io ho già un telo ombreggiante che sta sopra l'aiuola, ma adesso probabilmente aggiungerò qualcos'altro per evitare appunto un'eccessiva insolazione. I finocchi sono sensibili al caldo e rischiano di andare in fioritura precoce e quindi perdereste il raccolto. I finocchi si raccolgono tra ottobre e novembre, ma si può andare anche un po' più avanti. Quello che però teme il grumolo del finocchio già formato è il gelo, e allora noi quello lo dobbiamo proteggere. Le foglie, per esempio, che in autunno sono abbondanti, soprattutto se abbiamo delle alberature vicino a casa, ci possono essere utili, raccogliamole e mettiamole tutte intorno alla pianta del finocchio. In questo modo sarà difesa anche dalle gelate. Sopra i 30 gradi stanno malissimo e anche sotto i 10 gradi non si trovano bene. Consideriamo il finocchio un ortaggio da mangiare in autunno e in inverno, ed è soprattutto infatti in questo periodo che viene coltivato, con le semine che si fanno a partire da giugno-luglio per poi appunto arrivare al raccolto a ottobre-novembre. Ma si può anche coltivare il finocchio in quasi tutto l'arco dell'anno, perché in realtà esistono delle varietà che sopportano anche una durata della giornata diversa. Quindi se amate proprio i finocchi, scegliete la giusta varietà, andate dal vostro rivenditore e troverete il finocchio anche da mangiare in estate. Una curiosità: vi potrebbe capitare di trovare sulle foglie del finocchio un bruco molto bello, verde con strisce nere e puntini arancioni. Si tratta del bruco del
Macaone, che è una bellissima farfalla, quindi sicuramente la pianta di finocchi subirà dei danni, ma la farfalla è veramente bella, quindi lì dovrete scegliere se accettare il compromesso. Per avere dei bei finocchi bianchi, come abitudine si rincalza. Le operazioni di rincalzo si possono fare più volte durante la crescita della pianta, iniziando da una quindicina di giorni dal trapianto. Almeno 3 volte si possono fare, però non è essenziale. Se non potete farlo o preferite non farlo, comunque il finocchio si svilupperà bene lo stesso, con qualche caratteristica diversa, ma verrà comunque una bella pianta. Il finocchio è una verdura molto versatile in cucina, lo possiamo mangiare sia crudo creando delle insalate miste buonissime, sia cucinato, per esempio ripassato anche in forno con la besciamella, diventa qualcosa di molto gustoso. C'è una cosa particolare: noi in genere acquistiamo solo il grumolo del finocchio e le foglie vengono gettate. In realtà, se ce lo coltiviamo il finocchio e vogliamo sfruttare anche le foglie, ci sono un bel po' di ricette anche per utilizzarle, visto che le foglie di finocchio hanno quell'aroma che ci piace, che spesso andiamo a ricercare nel finocchietto selvatico. Ci si possono fare dei risotti, ci si possono fare dei pesti, si può aggiungere in alcuni condimenti per la pasta e così via. Insomma, cercatevi le ricette, si possono utilizzare anche le foglie. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Seguite anche gli altri canali del Bosco di Ogygia, come il nostro canale Instagram, dove trovate tutti gli aggiornamenti su come procedono le coltivazioni. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, nei commenti lasciatemi le vostre ricette per i finocchi in cucina. Grazie di aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Alla prova della vanga tutto dipende. Ma che bello questo suolo, specialmente in ricoperto.